Questo video è dannato, l'ho già dovuto rifare 2 volte, una volta si è corrotto un file e un'altra volta ho avuto altri problemi, quindi oggi ti voglio mostrare come usare ChatGPT per imparare velocemente, diventare uno speed learner, lo spremiamo fino in fondo per avere uno strumento incredibile che ci permette di estendere la nostra conoscenza, ampliarla in pochissimo tempo, uno strumento assurdo. Quindi io sono Federico, faccio il ricercatore, insegno anche all'università, di conseguenza iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, voglio portarti tantissimi contenuti dove puoi utilizzare ChatGPT per imparare tutto al meglio. Il primo metodo per usare ChatGPT al meglio per lo studio è usarlo come il tuo tutor personale, di conseguenza immagina di essere stato a lezione, ti sei perso un concetto, non hai avuto la voglia, il tempo, l'iniziativa, avevi paura, ti vergognavi, non volevi andare dal professore a fare delle domande, hai lì una stringa di testo sconclusionata, tu stai cercando un tutor gratuito, sempre per te, instancabile, che può rispondere a qualunque domanda e che non ti giudicherà a qualunque domanda fai. Di conseguenza scrivi una bella riga dove dici: voglio un tutor per l'organo catalisi e voglio che mi spieghi l'organo catalisi come decido io. Quindi in questo caso vediamo che senza dirgli il modo con cui parlarci, ci spiega nel modo più canonico che cos'è l'organo catalisi. Ci dice anche tante altre cose, i suoi vantaggi, i suoi impieghi, i suoi esempi, eccetera eccetera. Ma ipotizziamo di essere veramente in quella fase in cui vogliamo un discorso terra terra, il più easy, semplice possibile. Gli diciamo: spiegamelo come se io fossi un bambino di 5 anni. Gli diamo il prompt e lui ci dice di immaginare che tu abbia un puzzle molto complicato da risolvere e c'è un amico speciale che ti aiuta a trovare i pezzi giusti e metterli insieme velocemente. Questo amico che ti mette insieme i pezzi velocemente è l'organo catalizzatore della chimica. Già qui stiamo creando un'immagine nel nostro cervello e sappiamo che il nostro cervello lavora per immagini, funziona per immagini, la nostra memoria e tutto il nostro ragionamenti generano delle immagini in noi. Materie come quelle della chimica, che è una materia che può sembrare molto astratta, uno non riesce a immaginarsi delle molecole che si fondono, può trarre veramente vantaggio da questi metodi. Ma diciamo che non abbiamo più 5 anni, vogliamo un tutor che sia magari di un'altra personalità, una personalità magari carismatica come quella di Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Chiediamo di essere lui e di farci da tutor per l'organo catalisi. Vedete che il suo modo di parlare è cambiato totalmente, ci parla dell'organo catalisi come il Leonardo DiCaprio della chimica, affascinante, efficiente e che cambia i giochi completamente. Ci parla delle piccole molecole organiche che sono dei consigli d'oro nella compravendita sostanzialmente e che non perdono mai il loro valore. E poi ci dice anche un sacco di altre cose interessanti che per brevità non esploreremo. Questo è essenziale perché noi esseri umani non solo ragioniamo per immagini, ma siamo affini allo storytelling, tutto ciò che è un processo associato a qualcosa di vicino alla nostra vita e tutto ciò che è vicino a ciò che già conosciamo riesce a essere memorizzato in modo molto più stabile rispetto a un concetto astratto che non trova nessun aspetto pratico nella nostra esistenza di tutti i giorni. Di conseguenza gli abbiamo chiesto di essere Leonardo DiCaprio e ci ha parlato di compravendita, avremmo potuto chiedergli di essere, non so, Albus Silente e chiedergli di spiegarci un processo come fosse, non so, una magia da apprendere, associando una materia molto astratta come quella della chimica a cose invece che già conosciamo e allo storytelling che è insito nella nostra comunicazione da secoli, riusciamo a fissare i concetti nel nostro cervello. Ovvero io conosco qualcosa, quel qualcosa è già familiare, estendo la conoscenza aggiungendo qualcosa partendo da lì e non costruendo da zero. Quindi associare catalisi a immagini, il puzzle che si monta eccetera eccetera sono cose banali in questo frangente, ma che piano piano personalizzate sempre di più sulla tua vita, sulle tue esigenze, ti permettono di diventare uno speed learner assurdo. Il metodo numero 2 per usare ChatGPT come uno speed learner è quello di chiedergli di fare degli esami su misura per te. Quindi vuoi un esame per esempio di 31 domande perché vuoi testare se riesci a prendere 31, ovvero 30 lode. Ti fai fare domande a risposta multipla e le guardi. In questo caso ci ha fornito anche le risposte, ovviamente puoi fare un fine tuning del tuo prompt per assicurarti che le risposte te le dia in un secondo momento. Sappiamo tutti che ChatGPT può fornirci dei riassunti. Con ChatGPT 4 possiamo anche fornirgli degli interi libri e andare a fare domande specifiche in base a cosa è riportato nel libro, oppure possiamo chiedergli di creare dei sommari, degli abstract da documenti molto lunghi. Il modo che ha ChatGPT di riassumere le informazioni è molto conosciuto, ma un altro modo che ti voglio mostrare è quello invece di estendere delle informazioni. Ti sei perso l'ultima frase che era essenziale per capire un discorso che il tuo professore ha fatto all'università, l'hai scritta nei tuoi appunti, la prendi, la schiaffi all'interno di ChatGPT e gli dici di estendere quel concetto e vedi come lui arricchirà quel concetto
concetto e ti fornirà un sacco di informazioni utili che ti permetteranno di studiare veramente in un attimo. Per fare il test prendo una frase su xilitolo scritta in un mio articolo, gli chiedo di tradurla e di estendere i concetti e gli dico che voglio sapere tutto sullo xilitolo. Quindi mi dice che cos'è, mi parla delle proprietà dello xilitolo della salute, delle applicazioni farmaceutiche, delle considerazioni nutraceutiche, nutrizionali eccetera e delle conclusioni. Il quarto metodo con cui puoi usare ChatGPT è quello di utilizzarlo per farti dire qual è il 20% delle informazioni che ti danno l'80% dei risultati. Questo si chiama principio di Pareto, ne abbiamo già parlato in questo video in modo estensivo, vallo a vedere perché è veramente un video bello e quindi non staremo qui a indagarlo più di tanto, ma questo è essenziale per essere un vero speed learner. Ovviamente più andiamo avanti con questi punti, siamo già al quarto punto, questo punto è uno dei più essenziali, sapere in base al tuo programma qual è quel 20% su cui concentrarsi in modo prioritario è essenziale. E bada bene, non ti sto dicendo studia solo quel 20% per ottenere l'80% dei risultati, ti sto dicendo costruisci con quel 20% quella rete di concetti su cui costruire il resto per arrivare nel modo migliore possibile, con meno sforzo possibile, più velocemente possibile ad avere la completezza di concetto all'interno della tua mente senza fare uno sforzo cognitivo immane. E l'ultimo consiglio, il consiglio numero 5, è il più bello di tutti, è veramente incredibile, ci ho appena fatto un video a riguardo più esteso, vallo a vedere, se te lo sei perso lo devi vedere assolutamente. Devi usare ChatGPT per farti contraddire, tu gli metti dentro una tua affermazione, magari qualcosa su cui davvero sei convinto e vedi che cosa ti dice. Lui cercherà di smontartela in un contraddittorio, vai a vedere come ho fatto perché in quel video ti mostro anche come personalizzare e customizzare ChatGPT in modo che lo faccia al meglio e nel modo più puntiglioso possibile. Ti fai smontare la tua tesi e vedi quali sono i limiti della tua affermazione. In questo modo tu puoi imparare tantissime cose. Facciamo subito un test. Gli diciamo che l'essere umano usa solo il 10% del proprio cervello e gli chiediamo di sfidarci in un contraddittorio. Sappiamo benissimo che questo è un falso scientifico e come vediamo dalla risposta ci conferma che non ha basi scientifiche questa cosa e ci dà anche 4 punti veramente interessanti, anzi 5 punti veramente interessanti per approfondire e capire come mai quella che magari poteva essere una nostra credenza in realtà è una grande cavolata. Di conseguenza questi sono i 5 modi per diventare uno speed learner con ChatGPT. Iscriviti al canale perché io voglio mostrarti come studiare al meglio con ChatGPT, come veramente affrontare l'università al top, come creare dei documenti dal niente, come creare delle presentazioni in tempo zero, come creare le tue mappe mentali. Diventerai uno speed learner già solo iscrivendoti a questo canale. Di conseguenza metti un like, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti soprattutto e vai a vedere assolutamente questo video dove ti mostro le tecniche avanzate di intelligenza artificiale per fare delle ricerche assurde. Alla fine di quel video ti parlo di un'intelligenza artificiale che non conosce nessuno e che nessuno usa ma che è una bomba, quindi vai a vedere che non l'hai visto quel video, lo so che non l'hai visto, vai a vedere, iscriviti al canale, metti like, grazie, ci vediamo al prossimo video, ciao!